A greater variety of foods can now be shipped in this form. Only the water in them is removed to be replaced before cooking. Thus, one ship can carry the load of 10. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le razioni assumono una forma più moderna e organizzata, sia per gli alleati che per l'asse. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e, se non l'avete già fatto, vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. L'ora del rancio in trincea. Il Regio Esercito italiano mangiava principalmente pasta, pane, farina d'avena, carne, pesce, brodo e legumi. Come già nella Prima Guerra Mondiale, anche nella Seconda, all'inizio il rancio era buono sia per quantità che per qualità. Aveva questa Viera, era una russa, che ci dava una mano in cucina. In un certo momento l'ha preso per la mano, mi ha preso così. Hai di sudare? Mi ha detto vieni con me. Il maresciallo mi ha detto vai che vediamo dove va. È andata a 500 metri e poi c'era un pagliaio grosso con la porticina, mi ha mandato dentro 4 uomini. Porco cane. Me li ha presentati. Ne ma cleva, mi ha detto, niente pane, né molocò, niente latte. Allora io cosa gli dico? Sono entrato dal maresciallo, tanto per dirti, e al maresciallo gliel'ho detto, ah sì, meglio là che al fronte, ha detto. Viera, vieni, prepara, tu tieni una pentola per i tuoi amici. E per 8 giorni che siamo stati lì non li abbiamo mai visti, ma lei una pentola portava da mangiare anche ai suoi amici da sotto. Questo sono gli attivi. Tuttavia, con l'avanzare della guerra, il cibo fresco viene progressivamente sostituito da cibo in scatola e gallette di bassa qualità. Inoltre, la capacità di consegnare regolarmente il rancio viene messa a dura prova da vari problemi logistici, in particolare in Nord Africa. Mangiare non esisteva, arrivava di sera o di notte nelle marmitelle lì e non si vedeva cosa c'era dentro, ma probabilmente erano più mosche che pasta o riso, perché le mosche erano un flagello. Bisognava tenere la bocca chiusa perché arrivavano. Se il rancio poteva comunque essere considerato sufficiente per le retrovie, non lo era per la prima linea, soprattutto per la scarsità di integrazioni alimentari di conforto o ipercaloriche, come cioccolato, caramelle, caffè, tè, pancetta, eccetera. Queste integrazioni alle volte sono distribuite dagli ufficiali a loro discrezione, in momenti considerati particolarmente difficili per la truppa. In questi casi eccezionali veniva anche autorizzata la distribuzione di razioni di spirito alcolico, che, a seconda della disponibilità, poteva essere cordiale, brandy o anice. Alpini e bersaglieri, come già successo durante la Prima Guerra Mondiale, ricevevano razioni leggermente più abbondanti, giustificando il fatto con la maggiore fatica che sostenevano i reparti e le condizioni climatiche in cui operavano. Pensiamo ad esempio alla campagna di Russia, dove, quando inizia l'operazione Piccolo Saturno, le nostre truppe sono costrette ad una ritirata disastrosa, che vede il crollo della situazione logistica a partire dalla eliminazione di ogni forma di sussistenza anche per questi reparti. La pista della neve era molto ingombrata di morti e io allungavo il piede, andavo avanti, non facevo caso a questi morti. Sono arrivato in questa casa, ho trovato un po' di farina da setacciare. Ero lì che mangiavo farina, prendevo della neve lì in mezzo a questi morti. Nel momento arriva uno più alto di me, viene davanti con una grande disimboltura, mi fa: "Vuol far cambio?" Io pronti.
gli do la farina, lui prende, lui mi fa, io sono un ufficiale. Allora io gli dissi, come mai tanti morti? Lui, gentile, aveva già la farina nella mano, gli è stato più, mi mostrò col dito, vedi fino laggiù tutti i morti della Giulia, fino là, fino lì, tutti i morti della Giulia. Con l'eccezione proprio della campagna di Russia, generalmente non esistevano vere e proprie cucine da campo mobili e venivano ancora utilizzate le enormi marmitte della metà dell'Ottocento. Il rancio è preparato nelle retrovie e, come durante la Grande Guerra, veniva poi portato a dorso di mulo o a piedi al fronte, giungendo spesso freddo e insozzato dalla polvere. Questo ovviamente dando per scontato, e non lo era, che il soldato incaricato della consegna non avesse incontrato durante il tragitto un cecchino, un aereo nemico in perlustrazione o una salva d'artiglieria. Va anche considerato che la Prima Guerra Mondiale era una guerra prevalentemente di posizione, il che rendeva meno problematico il trasporto. La seconda invece vedeva sovente numerosi spostamenti di truppe anche a considerevoli distanze, mettendo a dura prova la logistica e con essa il trasporto del rancio. Le stufe delle cucine, inoltre, a differenza di quelle alleate, non erano studiate per funzionare a nafta o benzina, bensì erano alimentate a legna, spesso di difficile reperimento in loco, come ad esempio sul fronte libico. Quando il già scarso rancio non arrivava affatto al fronte, era necessario affidarsi alla razione di emergenza o pasto di riserva, che per il soldato italiano consisteva in 2 gallette di Gran Turco per un totale di 400 grammi e carne in scatola che i soldati in Nord Africa scherzosamente chiamavano arabo morto, a causa delle iniziali sulla latta AM, amministrazione militare, il che la dice lunga su quanto queste scatolette dovessero essere apprezzate.